Buongiorno amici del canale, ho preparato la mia zona relax, quindi prendetevi del tempo quando fate restyling perché è importante capire che il restyling non è solo un qualcosa che serve, una cosa utile, ma anche un qualcosa che vi diverte, vi appassiona e vi rende liberi nel vostro momento di relax. Oggi mi diverto perché colorerò questa bella alzatina che è vecchia, è di fine 800, ma poverina, gli hanno tagliato le gambe, aveva delle rotelline che poi si vede che se ne è rotta una, due, le hanno tagliate per farla pareggiare, farla star dritta, quindi purtroppo è stata deturpata, ma è molto carina e voglio creare qualcosa di particolare. Userò il mio fantastico torta di zucca, un arancione bellissimo, caldo e avvolgente. Devo partire purtroppo stuccando dei buchini. Qua all'epoca c'era un divisore di libri, forse era un mobile dove si metteva la posta all'ingresso, o comunque era un piccolo mobile d'ufficio, e c'era questo divisore che purtroppo hanno tolto e sono rimasti fuori. Quindi parto con la mia Materic Cream, stucco bene, quando è asciutta carteggio, spolvero e coloro. Ne prendo un pochino e uso la mia fantastica Cenerentola. Questa spatolina è eccezionale per le stuccature, oltre che per gli stencil. Accarezza la superficie e stucca veramente in un istante. Tolgo un po' di qua, che non è sta troppa, la uso qui, in modo che il mio buchino sia completamente chiuso, anche qua, anche qua. E voilà, ora faccio asciugare un pochino, un po' di tempo, tolgo bene l'eccesso così non faccio poi fatica quando devo carteggiare e via. Stendo la prima mano di torta di zucca, guardate che bell'arancio, è un arancio veramente bello con una tonalità veramente contemporanea, bello. È un arancio particolare, è il classico arancio che uno si aspetta, scontato. No, lui è proprio bello. E guardate lo steso. Che coprenza pazzesca ha. Bello, eh? Ora stenderò con il pennello Elizabeth 2 mani di torta di zucca su tutta la struttura di questo mobile che sembra semplice, ma ricordate, più hanno gambine e ripiani e più è complicato. Infatti io uso il pennello Elizabeth perché è molto morbido, ha una misura, una grandezza che mi serve sia per andare, vedete, in verticale che in orizzontale, quindi posso andare sia così e usarlo in questo senso che così. E stendo una bella passata dappertutto, faccio asciugare e poi una seconda mano pura, 2 mani pure. Ho cambiato pennello e ho preso lui a punta, che mi aiuta moltissimo ad andare dentro i fregi, che sono veramente tanti, e a rifinire bene tutto. Qui all'interno dei fregi con lui vado con molta più facilità.
seconda mano sempre pura e alterno i pennelli, sia quella punta che l'altro. Elisabeth, seconda mano, toglie le ultime imprecisioni, definisce il colore, lo lascia molto profondo, vellutato, liscio, elimina i difetti e basta. Le due mani sono asciuttissime. Ho fatto passare una notte perché questo mobile mi ha messo a dura prova. Ricordate sempre che tutto ciò che è con tante astine, con tante gambette, sembra facile, perché magari un mobile piccolo vi sembra facile, ma non lo è. È un mobile che ha bisogno di molta attenzione per evitare di fare gocce, colature o altro. Ora io ho passato le due mani totalmente pure, quindi non ho messo acqua, ho fatto attenzione a non fare eventuali gocce, ma dopo il transfer farò comunque un leggero décapé perché secondo me contestualizzerà molto bene il pezzo nel suo ambiente finale. È una credenzina che secondo me, per come ora, quindi le gambette le hanno segate purtroppo, la divisione dei libri non c'è più, la stuccatura è andata benissimo, però per come ora secondo me è anche molto carino messo in un soggiorno open space, tipo con una cucina da un lato e un salottino dall'altra parte. Il suo colore è bellissimo, il torta di zucca è veramente bello e darò una botta di vita utilizzando questo bellissimo transfer, Orange Groove si chiama. È bello perché secondo me l'arancia moderna, tagliata, tono su tono, darà veramente un bellissimo tocco. E taglio in modo che il disegno sia perfetto per i miei ripiani. Quindi pian pianino vediamo insieme come fare a rendere perfetta questa forma sul mio mobile. Parto con questa bella mensola che poi a conti fatti è quella che io guarderò di più perché le altre sono una sotto l'altra e si vedranno un pochino di meno. Anche qui metterò qualcosa ma parto da lei. Tolgo questo primo pezzo perché magari lo uso su un'altra mensola. Ecco qua. Sapete che sono numerati quindi 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21. Quindi ricordate sempre che sono numerati e sono molto facili da usare. Ma io oggi taglio e faccio il collage a modo mio. A me piace usare i redesign soprattutto perché ti danno libertà proprio di creare e puoi unirli e scegliere tu che cosa ne verrà fuori. E voilà! Mi raccomando, occhio a non togliere la pellicola da sotto, se no li sprechiamo. Lo mettiamo da parte. Se avete della carta in più che può darvi fastidio, toglietela, tanto non succede nulla. E ora lo posizioniamo. Io vorrei partire da sotto il bordino, perché secondo me sarà più vivo, sarà più moderno, contemporaneo l'effetto. Quindi prendo il mio disegno, tolgo la parte bianca protettiva e cerco di metterlo a mio piacere in modo che sia gradevole. Non deve essere dritto per com'è sul foglio, ma deve essere bello per me. Bello così, mi piace. Qua lo lascio. Qui anche. Sapete che faccio qua? Ho questo pezzettino di arancio. Io lo taglio e lo sposto più in su, in modo che poi dopo mi entri qua. Lo lascio qui un attimo da parte. E la stessa cosa faccio anche qui. Non voglio andare sul ricciolo, voglio andare qua. Quindi lo taglio e più tardi, quando ho già posto questo disegno, faccio che mettere anche quel pezzettino nel punto in cui sta meglio. Voilà. Magari anche sovrapponendo il disegno all'altro, step by step. Ecco qua. Legnetto, facile, facile, facile. Facciamo aderire alla superficie tutto il disegno, in questo modo. E ora piano, piano, piano,
facciamo aderire tutto. Ricordate sempre che per aderire al 100% deve essere veramente asciutta la pittura, quindi se avete premura e non avete fatto asciugare bene, piuttosto prendete un phon caldo, asciugate bene la superficie e via, in modo che sia perfettamente secca e aderente la superficie. Ecco qua. Ultimi tocchi ed è stato veramente velocissimo. Adesso vi farò vedere quanto sta bene questo transfer sul torta di zucca, è un'esplosione di vita proprio. Pensateci, soprattutto se avete una casa molto moderna e con toni molto soft, tono su tono, un pezzo di questo colore con un disegno così vivo, bello, secondo me fa proprio la differenza. Ultimi centimetri, arancia. Bellissimo. Pennello. Calchiamo per far sì che tutto aderisca al 100%. E ora vado a sistemare quei due pezzettini che vi ricordate prima ho tagliato per apporre dove voglio io. Lui, l'arancia con il fior d'arancia, lo mettiamo qua. Così mi piace, non troppo facile. Ecco qui, in modo che sia perfetto per le mie esigenze, per la forma del mio mobile. Continuo con il resto del mobile, vi faccio vedere tra un po' com'è. Questo uccellino mi sa che lo taglio e continuo con la solita interpretazione personale. Ecco qui, lo taglio perché lo vorrei poi mettere qui, magari sopra. Perfetto. La fogliolina che va un po' più in giù mi dà ancora di più un'idea di effettuare un qualcosa di molto realistico. E l'uccellino lo metterò qua. È veramente bellissimo, una botta di vita. Subito non sapevo dove metterlo e non ho un posto in casa in questo momento, però spero di trovarlo. Adesso facciamo un leggero décapé, perché questi fregi li voglio mettere in rilievo, ma senza fare una patina, perché questo colore è così bello a nudo che non voglio mascherarlo con delle patine anticanti, non mi va. Quindi prendo due spugnetine abrasive, una un po' più grezza e una un pochettino più fine, e massaggio le bordure, le forme, un pennello per togliere l'eccesso e via. Decidete voi, mi raccomando, quanto anticare, quanto aggiungere, quanto togliere. L'importante è che voi vi ricordiate sempre una cosa, quando grattate c'è la polvere e quindi il colore è leggermente più chiaro e si vede anche poco l'anticatura, ma quando poi noi spolveriamo e passiamo anche il pannettino in microfibra umido, si vede al 100% quanto abbiamo usurato e com'è la tonalità sottostante. Quando passiamo il pennello e ora il pannettino umido, guardate com'è il colore sottostante. Vivo, acceso, bello. Tutta un'altra cosa. Quindi mi raccomando, quando grattate ricordate sempre di inumidire la superficie per vedere com'è sotto. Continuo.
Ricordate anche che se inumidite la superficie prima di fare il décapé, fate meno fatica, ma soprattutto non vuole la polvere. E quindi se lavorate in casa è fondamentale, così non vi trovate a dover spolverare tutta casa dopo il restyling. Vedete com'è più facile fare un décapé se la superficie è umida? Perché è più debole. E voilà! È arrivato il momento della magia della fantastica cera Jasmine, proprio un velo di cera perché è già ben protetto dal fatto di non carteggiato e ricordate sempre che la carteggiatura rinforza anche la pittura. Non so dove lo metterò, però sono sicura che non avrà un'usura di un lavaggio giornaliero, quindi la cera proteggerà a dovere. Uso questo pennello che è un pennello appunto un po' rovinato, però è perfetto per stendere bene la cera. E guardate come cambia il colore. Diventa più vellutato, più pieno, più ricco e sarà così per sempre. Quindi abbiamo proprio la differenza di tonalità da quando il colore deve essere ancora protetto, sigillato, a quando invece è nel pieno della sua profondità. Ora passo una bella mano di cera su tutto il mio mobile, poi aspetto però un po' di tempo prima di massaggiare. Secondo me sarà perfetto per il massaggio domani, quindi io domani prendo un bel pannettino in microfibra morbido e lo massaggio su tutta la superficie in modo che la mia cera diventi proprio un velluto, bella anche al tatto da toccare. Guardate questo rosone come prende vita adesso, i fiorellini vengono profumati dalla cera Jasmine. Il troppo di zucca è veramente un arancio pazzesco, bello bello bello. Proteggo tutto e poi vi faccio vedere come sta dove ho pensato di metterlo, come al solito. Anche questo restyling è finito. Adoro questa presentazione, mi piace il fatto che sia stato messo su questa parete, mi ha aiutato Emma in realtà, che ha un gusto veramente veramente eccelso. E ha ragione, in effetti su questa parete color sunset blue, wall, spicca veramente tanto. Secondo me il torto di zucca abbinato a dei colori magari forti come il sunset blue, come il Lucky Forest, come il Royal Green è veramente veramente perfetto, pensateci. Magari starà qui. Ditemi nei commenti se vi è piaciuto, mi raccomando. Al prossimo restyling. Ciao!